Se mi seguite da un po' o avete visto anche solo alcuni dei video che pubblico qui sul canale, saprete che parlo di case automobilistiche particolari che vengono non a caso più o meno sempre dalla stessa parte del mondo. E se ancora non mi seguite invece, che dire, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio proporvi un argomento di discussione che per molti è anche un argomento controverso. Ma prima di cominciare non scordatevi come al solito di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video in uscita. E alle persone che non sono ancora iscritte vi ricordo che non costa niente, mi farebbe tanto felice vedere nuove iscrizioni per far crescere questo canale e farebbe sicuramente contento anche l'algoritmo di YouTube. Grazie mille. Bene, cominciamo subito. Ad oggi ho portato sul canale ben 28 case automobilistiche e 11 di queste provengono dall'Oriente e la maggior parte di queste nello specifico dalla Cina. Ovvio che ho volontariamente sorvolato, tranne in rari casi all'inizio del canale, sulle case automobilistiche più conosciute in Europa, per interessarmi invece su dei prodotti più particolari ed interessanti, sempre sotto il mio punto di vista. Mi capita spesso di vedere nei commenti persone che commentano al grido di prima le auto italiane. Quello che ho notato io in questo anno all'incirca in cui sono su YouTube e dove settimanalmente vado a ricercare delle nuove case automobilistiche è che non solo le auto elettriche cinesi sono migliori in molti aspetti, ma che possiamo trovare molta varietà ed un prezzo per le tasche di tutti, che è un fattore che sta facendo davvero soffrire tanto il settore dell'elettrico in Europa. Negli ultimi 2 anni però stiamo vedendo sempre più case automobilistiche cinesi muoversi nel mercato europeo. Alcuni brand come NIO, Xpeng e BYD sono più prudenti e decidono di passare per la Norvegia, dove alla fine del 2021, come dichiarato da Reuters, le auto totalmente elettriche ammontavano al 65% del totale, non includendo ibride o ibride plug-in, che a mio parere non hanno alcun senso di esistere, dato che vanno a ridurre l'autonomia delle auto a benzina, aggiungendo una batteria, ma aggiungendo anche del peso, e in alcuni casi vanno anche a ridurre la sicurezza di queste ultime, dato che il peso non è centrale. Altre case cinesi invece decidono di andare più di muso ed entrare direttamente nel cuore dell'Europa, vedendo comunque un discreto successo, come abbiamo visto molto di recente con Hiways. Ed infine abbiamo le aziende cinesi che magari sono già nei garage di alcuni di voi. Queste aziende hanno deciso di comprare alcune case automobilistiche morenti o quasi per dargli una nuova vita in questa rivoluzione elettrica. Stiamo parlando di brand come Volvo o Smart, che si trovano sotto al gruppo Geely, ma anche, come abbiamo visto qualche video fa, con MG, che si trova sotto la gigante cinese SAIC. Un altro punto che viene spesso tirato fuori dai detrattori delle cinesi è il fatto che le auto appunto cinesi siano poco sicure o magari molto spartane, e questo poteva essere vero 15-20 anni fa, quando il boom del Made in China prese veramente piede e chiunque poteva spedire della robaccia dalla Cina in Europa. Ma oggi non ha assolutamente senso pensarla così, dato che sicuramente vi troverete con dei vestiti made in Cina, un telefono cinese, soprattutto se è un iPhone, dato che è design in California ma costruito quasi al 100% in Cina, e degli elettrodomestici che, se non sono cinesi, molto probabilmente sono asiatici. Il pregiudizio forse era fondato all'epoca, ma oggi vediamo delle auto cinesi che non solo possono competere con gli standard di qualità e sicurezza europei, spesso anche superandoli, come abbiamo visto anche con la Zoe, ma danno del filo da torcere, e sono stato veramente educato, ai brand europei per quanto riguarda tecnologie e software. Tutto questo discorso era solo per dire che secondo me questo è solo l'inizio della rivoluzione elettrica e la morte completa dell'auto a combustione interna. E se vi sembra esagerata come frase, basta solamente dare un occhio ai dati. Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico italiano, la richiesta per nuovi veicoli totalmente elettrici o BEV in Europa nel 2021 è
aumentata del 64% rispetto all'anno precedente e che se li si somma alle mie odiate plug-in hybrid ammontano al 20% di tutte le auto vendute in Europa nel 2021. Questi dati penso siano incredibili per chiunque, ma non tengono conto del potenziale incredibile che potrebbe arrivare dalla Cina e che presto arriverà anche dalla leader Tesla con l'apertura di Giga Berlin. Molti paesi sperano di avere fino al 2030 per essere veramente carbon neutral e trasformare la loro flotta in elettrico, ma questi dati invece dimostrano che se non è il 2022 sarà il 2023 dove vedremo un cambiamento di paradigma e il tasso di assunzione dell'elettrico diventerà esponenziale e le auto elettriche diventeranno solamente auto. Ovviamente per i governi di quasi tutto il mondo questo rappresenta un problema, perché per moltissimi anni hanno sostenuto le grandi aziende petrolifere con sussidi statali da capogiro. Un esempio veramente casalingo potrebbe essere Eni, che sostenuto dal governo italiano punta alla carbon neutrality nel 2050 addirittura. E io veramente non riesco a capire come possano crescere di così tanto diventando però carbon neutral e deinvestendo i loro investimenti già fatti. Questo cambio di paradigma però necessita comunque di questi stati, seppur corrotti e chiusi di mente, per creare le necessarie infrastrutture ed energie rinnovabili che servono per questi veicoli. E se invece decideranno di andare per la strada più semplice, almeno apparentemente utilizzando magari gas naturale o carbone addirittura, per regolare l'impianto elettrico, degli studi ci dicono che nel lungo periodo le auto elettriche rimangono più pulite rispetto alle auto a combustione interna. Ed infine abbiamo gli incentivi statali per l'acquisto delle auto elettriche, che sono veramente utili e che andrebbero aumentati, ma andrebbero anche regolati per togliere quelle auto ibride plug-in appunto che non necessitano di un sussidio statale, non essendo veramente pulite. E se un giorno questi sussidi statali non ci saranno più, potremo sicuramente vedere dei giganti dell'automotive cadere, rallentando un minimo un cambiamento che è già inevitabile. Questo video mi è venuto in mente quando sono andato in Italia per le mie vacanze e ho sentito mia madre dire una frase in particolare, ovvero: la prossima auto sarà sicuramente elettrica, perché non ha assolutamente senso che io debba sprecare della benzina per i pochissimi chilometri che faccio tutti i giorni. Ed ha assolutamente senso. E andando a vedere i dati che vi ho riportato in questo video, ci rendiamo conto che moltissime più persone si stanno rendendo conto che questo è il passo da fare. E i governi possono aspettare fino al 2030 per fare il loro cambio di paradigma, ma dovrebbero essere i cittadini a cambiare il paradigma dello Stato e a dettare il mercato. E questo era veramente tutto per il video di oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di questa rivoluzione elettrica che è già in atto, e a me resta solamente di ricordarvi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.